quadrata, non circolare ma rettangolare. Come potete vedere, questo è il risultato di... Ormai il caldo torrido è arrivato, l'afa di dove abito si sente. L'unica soluzione per me e per altri ricercatori è quella di rifugiarsi in torrenti, le piante ci coprono. Io ho deciso oggi di tornare a Punta Robinia, l'acqua come vedo si è un po' abbassata e voglio andare avanti nello scavo. E visto che il mio setaccio si sta distruggendo e finché non trovo un altro ventilatore questo mi tengo, ho deciso di fare un esperimento con questo, che è semplicemente il cestino che si usa per le biciclette. La griglia è perfetta, la resistenza c'è, devo solo provarlo. L'unica differenza è la scomodità nel volume, quello è piatto come un disco, questo qua invece è molto più alto e quindi dà un po' più fastidio nel trasporto. Ho pagato pochissimo, 6 euro, quindi ci sta come investimento. Canaletta piazzata, quasi perfetta. Oggi ne uso una affidabile che conosco bene, meno margini di errore nel perdere dell'oro. Ecco le prime impressioni che mi dà questo cestello. Allora, si incastra perfettamente nel secchio, però io quando verso il materiale diciamo che si ostruisce, nel senso che a differenza di quello largo questo qua si accumula, quindi accumulandosi diventa poi dopo più difficoltoso nello svuotarlo, cioè nel separare il materiale leggero da quello più grossolano, insomma. E vedi, faccio abbastanza fatica, non so neanche come comportarmi. Cerco di muoverlo, cerco di sbloccarlo, però la pressione dei sassi sopra schiaccia quella sotto e quindi invece di rendermi il lavoro più facile me lo rende più complicato. Mentre per recuperare materiale uso la tecnica che avete già visto in altri miei video, cioè quella delle secchiellate d'acqua, molto più veloce, meno faticosa. Praticamente l'acqua lava la parete, fa cadere del materiale e poi dopo semplicemente col badile o col telo sotto raccolgo il risultato per poi da mettere dentro nei vari setacci. Usando invece il setaccio solito, il materiale è distribuito sulla superficie, quindi non ho la pressione del materiale superiore che comprime quello inferiore, quindi mi fa fare fatica nel pulirlo. In più possono capitare anche dei massi grossi, ma in un attimo li tolgo, quindi mi conviene cercare un altro setaccio. Anche con una semplice badilata d'acqua riesco a lavare il materiale, molto più pratico questo sistema. Per capire quando una canaletta è piena, che è il momento di svuotarla, dobbiamo guardare le trappole. Se dopo aver versato del materiale non c'è più movimento, con la rotazione per così, vuol dire che sono sature. Qua c'è del movimento, qua che sono le prime trappole, quelle più importanti, sono sature, e dietro si muove ancora, quindi in questo caso è meglio svuotarla. Vediamo la resa dopo qualche secchio. Sì, è come al solito, tanti puntini piccoli, ogni tanto ne salta qualcuna un po' più grossa. Va bene, andiamo avanti così.
poi nella battia sicuramente si vedrà meglio. Ma oggi vi voglio parlare anche di uno strumento stranissimo, una specie di batia non circolare ma rettangolare. È uno strumento che mi ha portato una persona, un mio cliente, che ha voluto farmi vedere come funzionava e se secondo me poteva essere più funzionale rispetto a una batia. Come potete vedere subito, la forma è trapezoidale, non circolare, e viene utilizzata in maniera completamente diversa rispetto alla batia. Si fa un movimento da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. In questo modo si crea una liquefazione del materiale che porta il materiale pesante verso il basso, quindi l'oro, e porta in superficie tutti gli altri materiali leggeri. Il primo step è quello di togliere i sassi grossi, perché come potete vedere questa, chiamiamola batia, che a fine video vi dirò come si chiama, così potete fare le vostre ricerche, non ha bisogno di griglia. Ci sono due modelli, uno grosso che state vedendo in questo momento e uno più piccolo. Come funziona? Il materiale pesante si è depositato in fondo alla batia e inclinando leggermente questo strumento uscirà fuori solo il materiale leggero. Questo strato qui ha delle trappole sia da un lato che dall'altro lato. La differenza tra un lato e l'altro è la dimensione della trappola. In questo modo, da questa parte, verrà tolto il materiale più grosso, il più grossolano, butto fuori un po' di materiale, lo riconcentro in fondo alla batia, facendo sempre questo movimento destra-sinistra. In questo modo i materiali leggeri salgono in superficie e vengono versati fuori. Quando ho poco materiale faccio la stessa cosa dall'altra parte, nella quale ci sono delle trappole più piccole, e faccio lo stesso procedimento. Quindi muovo a destra e a sinistra, qua più delicatamente, visivamente posso già intravedere se vedo dell'oro, finché non ho pochissimo materiale che poi per comodità viene versato nella classica batia per fare una pulizia finale. Ve lo faccio rivedere con il modello più piccolo. Come vedete ho messo una badilata, tolgo i sassi più grossi, anche di qua ho una superficie con delle trappole più grosse che nella prima fase utilizzerò. Movimento sempre destra-sinistra, non ci sono altri tipi di movimento, quindi destra-sinistra, poi riconcentro verso il centro e rinclino. Come ogni batia ci vuole un po' di manualità, si può fare anche molto più veloce rispetto a quello che avete appena visto, come in questo caso. È solo una questione di sensibilità che si ha, o anche tipo di materiale che c'è dentro. Se c'è dentro troppo fanghiglia, troppi sassi, ovviamente ci si regola, ovviamente. Mi stavo chiedendo, chissà se può essere usato anche per qualche gara da cercatori d'oro, come innovazione, come piatto particolare, se uno dovesse portarlo, se venisse accettato. In questo caso non è proprio necessaria la batea, è anche una canaletta, cioè questo sostituirebbe qualunque altro tipo di strumento che noi cercatori di solito usiamo. Nel nostro ambiente lo scetticismo regna sovrano, c'è sempre il dubbio di perdere dell'oro o di non trovarlo o di sbagliare qualcosa. Quindi abbiamo fatto la prova. Dopo aver trovato dell'oro, del bel oro in questo torrente, abbiamo messo sotto il telo per vedere se quando si fa questo procedimento di destra a sinistra venisse buttato fuori anche dell'oro. Quindi, come potete vedere, lentamente viene ripulito questo materiale che, come vedete, è scuro, quindi tutto materiale pesante, e al suo interno ci sono delle pagliuzze d'oro che avevamo trovato in precedenza per vedere proprio se perde qualcosa. E come potete vedere ha trattenuto anche delle piccole pagliuzzine d'oro, oltre a un altro paio ben più visibili. Quindi posso dire che trattiene oro, cioè
funziona. Ora non mi resta che testarla. Proviamo a vedere come funziona, se sono capace. Ci metto dentro una badilata, 2 badilate e proviamo. Movimento destra-sinistra, tolgo i sassi grossi, pian pianino incomincio a inclinare. Vi dirò, la prima sensazione che provo è, diciamo, dei muscoli sulle spalle che non ho mai utilizzato. Dopo 13 anni che ho usato la Batia, quindi un movimento circolare, fare un movimento destra-sinistra mi dava un po' fastidio, insomma, non ero abituato. Un po' seduto, un po' in piedi per cercare una posizione comoda. Anche con una mano, con 2. Con una mano non è fattibile la cosa. Tolgo qualche sassolino grosso, ovviamente, che sicuramente non è oro. Pian pianino incomincio ad avere meno materiale, quindi ora finalmente riesco a usare anche una mano. E è arrivato il momento di girare dall'altra parte, proprio per fare la pulizia finale. Inclino leggermente, finché non ho praticamente quasi più nulla, solo dell'oro. Che dire, sembra funzionare. Come si chiama? Si chiama Gold Clove. Ok amici, questo è il risultato di una mattinata. Adesso lo vediamo insieme. Faccio solo la mattinata perché, come ho detto prima, il caldo è arrivato e io mi sono portato dietro una bottiglia d'acqua, ma non basta, dovevo aumentare a 2 litri. Pensavo che ne bastasse una, invece no, fa troppo caldo anche se sono all'ombra, e quindi niente, meglio non stare senza acqua perché è pericoloso. Vi ricordo che le iscrizioni per fare delle escursioni con me sono aperte, quindi chi volesse provare a fare questa esperienza come sto facendo io oggi mi contatti, fissiamo un giorno e poi vi porto da qualche parte, insomma. In più vi ricordo che ci sono anche 2 miei libri, uno che parla sull'oro e va bene per i principianti. Per il momento tutti quelli che l'hanno avuto sono rimasti molto contenti. E poi c'è un altro libro particolare che sono le ricette di cucina in epoca del Klondike. Alcune sono le tipiche ricette di quei tempi e c'è anche una piccola storia che spiega il perché si usavano quegli ingredienti, e ricette rivisitate, diciamo con uno stile più moderno, e poi altre ricette sempre con gli stessi ingredienti però che sono gourmet, cioè da ristorante stellato. Come potete vedere, questo è il risultato di una mattinata. Adesso c'è ancora materiale, però lo pulisco bene a casa. È bello luminoso, dai. Questa punta mi piace. Detto ciò, vi saluto da parte mia e da parte di Punta Robigna. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!